pioggia, cielo grigio e cimitero. Eh sì, amici, la pioggia sarà la vera protagonista di questo video. Ma anche con il cielo grigio la Transilvania ci ha sorpreso, borghi, castelli e quell'atmosfera un po' misteriosa che la rende perfetta per un weekend diverso dal solito. Abbiamo deciso di pubblicare questo video in attesa dell'ultimo episodio sul nostro viaggio in Mongolia, perché pensiamo che questo periodo dell'anno possa essere perfetto se avete voglia di un weekend economico, ma pieno di sorprese. In poco più di 72 ore, avendo trovato un volo economico Milano-Bucarest, abbiamo avuto modo di esplorare con un'auto a noleggio questi suggestivi scorci della Transilvania. Un territorio affascinante, con villaggi che sembrano sospesi nel tempo, architettura medievale, castelli, chiese fortificate. E oggi iniziamo da Viskri, un paesino rurale della Transilvania inserito nella lista dei siti UNESCO, grazie alla sua chiesa fortificata che domina le colline attorno al villaggio. Le chiese fortificate vennero costruite tra il XIII e il XVI secolo dai sassoni tedeschi e non erano solo luoghi di culto, ma anche rifugi in caso di invasione, soprattutto da parte dei mongoli, tartari ed ottomani. Per questo erano circondate da mura e torri. Stretto. Le pagode di Bagan. Quelle erano più strette. Abbiamo appena fatto delle scale ripidissime e un po' traballanti per arrivare in cima alla torre dell'orologio della Basilica Fortificata di Viskri e, come ci si aspetta da un classico paesaggio transilvano, pioggia, cielo grigio e cimitero. I cimiteri, sì, parte integrante di questo paesaggio, malinconici e affascinanti. Punteggiano i villaggi come ricordi di un tempo che non passa mai, anche sotto un cielo costantemente grigio, spoiler, non ci lascerà quasi mai. Questa regione sa essere incredibilmente bella da percorrere passo dopo passo. Ed eccoci a Sighisoara, tra battute di bassa lega. Questa banca ti succhiano anche il sangue, E una curiosità ben più interessante. Allora, siamo a Sighisoara, la cittadina che ha dato anche i natali al famosissimo Conte Vlad, meglio conosciuto come Dracula, o in Italia come Brambilla Fumagalli. Purtroppo il tempo piovoso ci perseguita come sempre. Per chi ha visto gli altri video del canale siamo un po' Sfigati. Siamo un po' sempre sfigati con questo tempo. E è vero che è molto suggestivo camminare per i villaggi della Transilvania anche con questo tempo uggioso, però ecco, insomma, speravamo in un po' di sole per vedere i colori perché è autunno e sembra tutto molto bello. Speriamo nei prossimi giorni. Sighisoara è una città medievale perfettamente conservata che sembra uscita da un film, anche se qui, più che paura, viene solo voglia di passeggiare tra i vicoli colorati. E tra i vicoli e le piazze di Sighisoara si nasconde anche la sua celebre Scala Coperta, una lunga galleria di legno costruita nel Seicento per permettere agli studenti di raggiungere la scuola durante l'inverno, al riparo da neve e pioggia. Un altro cimitero. Sì, lo sappiamo, ma in Transilvania i cimiteri hanno davvero qualcosa di speciale. E poi a noi piacciono. Quello evangelico di Sighisoara, in cima alla collina, è tra i più belli. Un posto che ti mette pace, anche sotto un cielo sempre grigio. Prima del tramonto saliamo in cima alla torre dell'orologio, nel cuore della città, per vedere Sighisoara dall'alto. La città si sta già preparando ad Halloween e un po' si sente nell'aria. Anche se super turistico, qui si può cenare proprio della casa dove ha vissuto Vlad l'Impalatore. Grottesco? Sì, ma come potevamo perderci un'occasione così? Imbarazzante? No, vabbè, dai, ci sta, ognuno le prova le cose, no?
Tra cibo locale e continui rimandi al conte, passiamo la seconda notte a Sighisoara e il giorno successivo ci spostiamo a Bjertan, un altro villaggio sassone con una delle chiese fortificate più imponenti della Transilvania. Circondata da 3 cerchi di mura e torri difensive, serviva a proteggere gli abitanti in caso di attacco. Oggi è un posto incredibilmente tranquillo, con un'atmosfera che sa di medioevo vero. Un particolare molto simpatico di questa chiesa fortificata meravigliosa di Bjertan è questa piccola casetta che fa parte del bastione più a est, che praticamente veniva usata in tempi di pace per rinchiudere le coppie infelici. Cosa facevano? Praticamente mettevano questa coppia infelice, la chiudevano dentro e la particolarità della cosa è che gli lasciavano un letto, una sedia, un tavolo, un piatto e un cucchiaio e loro dovevano mettersi d'accordo e diciamo che finché non fossero andati d'accordo non sarebbero potuti uscire e sarebbero rimasti chiusi dentro, imprigionati. Non oso immaginare queste mura che cosa possono aver ascoltato in quei momenti. Di nuovo in auto per avvicinarci un po' ai Carpazi, dove sorge il celebre ma totalmente falso castello di Dracula. La verità, ragazzi, c'erano delle code interminabili per visitarlo e lo abbiamo serenamente saltato per addentrarci nei paesini di montagna ed in particolare a Pestera. Qui la Transilvania mostra il suo lato più autentico, lontano dai pullman di turisti e dalle leggende di Dracula. Le aspettative per il meteo di oggi sono alte e la nostra pazienza viene ripagata con i primi raggi di sole di questo fugace viaggetto. Ah, ma che si stanno iniziando un po' a vedere. Finalmente, dopo 3 giorni di pioggia, neve, brutto tempo, è uscito il sole. E ne abbiamo approfittato per fare una bellissima passeggiata. È una camminata abbastanza semplice, ci vuole un'ora, un'oretta e mezza. Si passa attraverso i boschi, c'è un panorama stupendo con il sole ancora di più e finalmente riusciamo a vedere un po' di queste magnifiche montagne che sono i Monti Bucegi, che fanno parte della catena dei Carpazi. Finalmente, li aspettavamo con molta ansia, siamo venuti apposta. Facciamo un lungo e piacevole trekking tra le colline di questa zona, pronti per la nostra ultima tappa, Brașov. Città popolosa che consigliamo per una giornata più cittadina. Amici, speriamo che questo piccolo video, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto e possa essere stato di ispirazione se state cercando qualche idea per un weekend fuori porta facile ed interessante. Fateci sapere nei commenti se conoscevate già questi luoghi ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché molto presto uscirà l'ultimo capitolo del nostro viaggio in Mongolia. Tutta un'altra storia, una delle avventure più belle e toste di sempre. A presto!